Eccoci qua ragazzi, salve a tutti, bentornati sul canale. Le ultime in casa Napoli per quanto riguarda la dirigenza e il futuro direttore generale che dovrebbe essere Tommaso Bianchini. Per chi non lo conoscesse andiamo a vedere chi è e cosa è stato per il Napoli Tommaso Bianchini e il suo ruolo futuro. La situazione Gilmour e McTominay, prima uomini e poi calciatori, assolutamente da sottolineare, anche perché sono rientrati già ieri sera, ma andiamo a vedere cosa è successo perché è una considerazione da fare che non deve passare assolutamente inosservata. Il sito di Diego ai quartieri spagnoli è il secondo per visite in Italia, dietro solo al Colosseo nell'anno 2023. Doverosissima considerazione da fare anche lì, ma ci arriviamo. Fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, mi raccomando, iscrivetevi al canale se passate per la prima volta sotto questo contenuto attivando la campanellina delle notifiche, così si resta aggiornati in maniera cronologica su tutto ciò che succede sul canale stesso. E partiamo proprio dal sito di Diego. Passiamo per Gilmour e McTominay e andiamo ad analizzare questo cambio in dirigenza. Secondo il report delle associazioni delle agenzie di viaggio, il murales dedicato a Diego Armando Maradona ai quartieri spagnoli è stato il secondo sito di interesse più visitato in Italia nel 2023. Secondo le stime sono stati oltre 6 milioni i visitatori arrivati al largo dedicato al Pipe de Oro, più di quelli entrati negli scavi di Pompei o alla Galleria degli Uffizi di Firenze. Soltanto il Colosseo di Roma, con più di 12 milioni di persone, è riuscito a fare meglio nel 2023, anno in cui il Napoli di Spalletti riuscì a trovare il terzo scudetto della storia azzurra. Siamo d'accordo che il picco e l'incremento può esserci stato anche in relazione alla vittoria dello scudetto del Napoli, ma è un sito comunque stravisitato, quello di Diego ai quartieri spagnoli, quindi sicuro lo scudetto avrà alzato le visite, ma resta comunque, diciamo, sempre pieno di visitatori e sempre con tantissime persone per la visita al Dio eterno. Perché dico Dio eterno? Perché se siamo finiti secondi dietro al Colosseo e vogliamo dire per come è verità Roma, città eterna, con tutti i monumenti, il Colosseo compreso, Dio eterno è sempre stato così, è sempre stato tra noi, è ancora tra noi, ci aiuta da lassù e siamo orgogliosi di averlo avuto a Napoli e di averlo per sempre tra di noi e con i nostri colori da supportare. Detto questo concludo, altrimenti poi mi commuovo che ogni volta che si parla di Diego mi viene un tantino il magone per il trattamento ricevuto in questo mondo di ingiustizie, senza fare polemiche e dilungarmi. Assolutamente ci sono tanti video e documenti che testimoniano ciò che è stato Diego per il mondo del calcio, dentro e fuori dal campo. Aperta e chiusa parentesi. Gilmour e McTominay, prima uomini e poi calciatori. Perché dico questo? Perché potevano atterrare oggi comunque a Napoli, invece finita la partita della propria nazionale ieri, volo privato, sono atterrati a Capodichino, a quanto si legge, durante una tempesta temporale burrasca ieri sera, e quindi sono già in città, sono sul pezzo, ed è una cosa che secondo me non va assolutamente sottovalutata. La voglia di voler vestire l'azzurro, la voglia di volersi mettere in mostra a Napoli, la voglia di mettersi a disposizione del mister, perché ovviamente consapevoli di essere arrivati tardi sul mercato per quanto riguarda un'applicazione tattica sul campo, per la quale ci vuole un tantino di tempo e allenamenti nelle gambe, è una cosa naturale. Però ci sono tanti altri calciatori che se ne sbattono tranquillamente. Vieni acquistato l'ultimo giorno di mercato, sei con la nazionale, torni comunque un giorno prima degli allenamenti e te ne sbatti. Invece dentro e fuori dal campo questi due ragazzi mi stanno assolutamente sconvolgendo, ma non sconvolgendo facendo proprio questi exploit. Però per me sono situazioni che vanno assolutamente considerate e messe sulla bilancia quando poi devono essere fatte delle valutazioni
nel totale calciatore uomo. Quindi sono tornati ieri e noi non aspettiamo altro che vederli con la maglia addosso e diciamo gioire per le loro prestazioni. McTominay ieri ancora a segno, non mi dilungo sulla partita che ho visto per intero, Portogallo-Scozia. McTominay ancora a segno, la sblocca con un inserimento di testa. Se lo dimenticano in area, non lo marca nessuno. Può anche darsi. Io però la vedo più. L'ha messa a quel servizio a una linea difensiva, avendo poi occhio per quanto riguarda il posizionamento in area, l'inserimento, la visione. È un calciatore che potrà rendere secondo me molto bene nel Napoli di Conte. Poi vedremo se Conte lo schiererà già contro il Cagliari per la mancanza o diciamo un Anghissà che tornerà sicuramente dalle nazionali sfasato, svogliato come è sempre stato, però vedremo poi il mister cosa deciderà nella prossima partita che ci vede impegnati contro il Cagliari. Detto questo, passiamo al direttore generale o il futuro direttore generale del Napoli, a quanto si legge nelle ultime notizie. Nuovo ruolo in dirigenza per Tommaso Bianchini, ecco quali saranno le sue nuove mansioni nel Napoli. Area di cambiamenti nel Napoli, solo pochi giorni fa Tommaso Bianchini ha annunciato il nuovo dirigente Leonardo Giammaroli che svolgerà il ruolo di Chief Global Business Development Officer. In questi anni il presidente Aurelio De Laurentiis ha fissato alcuni obiettivi aziendali legati all'internazionalizzazione del brand. La volontà della società azzurra è quella di essere sempre più influente e riconoscibile all'estero. Per raggiungere tali obiettivi è necessario chiaramente inseguire risultati vincenti e acquistare calciatori stranieri. Ad esempio, i colpi Kim Min-jae e Kvaratskhelia hanno alimentato una passione da parte dei coreani e georgiani che si vedono al Maradona con la maglia della Georgia, arrivati da Tbilisi, capitale ovviamente della Georgia stessa. Tommaso Bianchini nel ruolo di Head Chef of Operation Sales and Marketing da gennaio 2022 ha portato diverse novità grazie alla sua esperienza nella commercializzazione del Napoli all'estero. Presto però potrebbe cambiare la sua posizione in dirigenza. La Repubblica sicura. De Laurentiis vuole Bianchini nuovo DG del Napoli. Secondo il quotidiano La Repubblica potrebbe esserci una prossima grande novità nella dirigenza azzurra. Antonio Corbo questa mattina nell'editoriale ha sottolineato tutti i passaggi dell'era De Laurentiis. Negli ultimi anni il presidente ha inserito nell'equipe dirigenziale sua figlia Valentina, capace di dare un nuovo stile alle divise azzurre grazie alla collaborazione con Armani. E poi c'è la figura di Tommaso Bianchini. Secondo Corbo, l'Head of Operation Sales and Marketing, che è Bianchini, diventerà il prossimo direttore generale. Sarà dunque il braccio destro di De Laurentiis, la sua visione potrebbe aiutare il numero 1 azzurro a conquistare nuovi obiettivi dirigenziali. Solitamente il DG lavora a stretto contatto con la proprietà e il direttore sportivo, figure importantissime per una società. E per eleggere un nuovo direttore generale De Laurentiis ha bisogno di una persona fidata, che abbia raggiunto già risultati nel suo campo. Per questa ragione probabilmente Bianchini è l'uomo giusto. Allora, Bianchini nel passato a Napoli è colui che ha chiuso gli accordi con la Coca-Cola, con l'EA Sports quest'anno, è colui che diciamo non solo lui, ma credo con l'appoggio di la stessa Valentina, credo, e altri membri dello staff a livello marketing, se ne sia uscito fuori con tutte le idee delle maglie, con i teschi per richiamare tutta la storia di Napoli, tra la maglia e la storia della città, che a me non dispiace come parallelo, e poi è aumentata, possiamo dirlo, è aumentata notevolmente, secondo me, anche dopo la collaborazione con Armani è aumentata lo stile e la qualità del merchandising per quanto mi riguarda, perché se torniamo ad un merchandising K o quel merchandising Macron che potrebbe essere diciamo pieno di ricordi, sicuramente maglie sudate e tutto quello che può esserci a livello di valori affettivi, il merchandising del Napoli, da quando abbiamo spostato tutto su Armani e anche da quando il presidente ha messo la figlia in società
che si possa dire, si fa sempre questa cosa familiare, qua, là, il figlio, il genero, il cognato. Ragazzi, se qualcuno vale ed è la figlia, perché no? Perché non sfruttare le capacità di una persona a livello professionale per ampliare poi il brand ed estenderlo a molte parti del mondo. Non facciamo estenderlo a tutto il mondo, il Napoli è a questo che punta, però io che vivo all'estero posso tranquillamente dirvi che negli ultimi, non voglio andare troppo indietro, ma negli ultimi 5 anni metti la maglia del Napoli addosso, esci con qualcosina del Napoli, vieni riconosciuto anche da non napoletani o italiani, ma da persone ovviamente olandesi, cosa che non succedeva, diciamo così, così frequentemente negli anni passati. Segno che il Napoli con le vittorie e con i risultati sul campo, perché poi con un merchandising e con un brand che si espande senza risultati sul campo, comunque vieni un tantino dimenticato perché resti una squadra che non porta assolutamente risultati, ma visto che il Napoli di pari passo tra l'Europa di continuo nella gestione De Laurentiis e tutto ciò che ha vinto e ciò che non ci hanno fatto vincere, perché va sottolineato e lo sapete benissimo, non ho nessun problema a dirlo, lo ripeto e concludiamo questo video, perché al di là di tutto ciò che si è vinto con De Laurentiis manca una Supercoppa a Pechino, manca una finale d'Europa League con Benitez, manca uno scudetto 2017-2018 e se vogliamo metterci anche una piccola ciliegina su questa torta immangiabile, la direzione arbitrale della Supercoppa di quest'anno in finale contro l'Inter è da rivedere, perché finché non saliva Rapuano, scusate, Rapuano in cattedra, la partita era sullo 0-0. È vero che stavamo soffrendo, però ce la stavamo giocando contro l'Inter con Mazzarri e con un Napoli completamente distrutto. Ecco perché se andiamo a vedere i trofei che ha vinto De Laurentiis in 20 anni, mi si può dire sì, ma che cosa hai vinto in 20 anni alla fine? 3-4 trofei. In 20 anni sono anche pochi. Se ci andiamo a mettere tutti quelli che non hai vinto perché non sei riuscito a vincerli, ecco, mettiamola così, ecco che diventa una gestione ancora più prolifica di quella che è stata, ma noi ne prendiamo atto e sappiamo benissimo con chi abbiamo a che fare. Sempre Forza Napoli, ci vediamo nel prossimo video, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti. Ciao!